cadere sto mare d'inverno che si vede molto poco. Eccoci qua, sfruttiamo la bella giornata e soprattutto il fatto che oggi non si lavora per registrare un nuovo video. Quindi salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video, un video che diciamo vuole raccogliere le più e più domande che spesso si ripetono sotto sia i commenti dei video passati e sia su Instagram, in cui mi chiedete varie informazioni su come ricarico, costi di ricarica, al lavoro puoi ricaricare, insomma domande simili. E diciamo che tutte queste domande sono le stesse domande che mi facevo io inizialmente prima di decidere se acquistare o no un'auto elettrica, indipendentemente da Tesla. È un ragionamento che bisogna fare proprio per capire se uno è elettrocompatibile o no. Allora, sinceramente la prima cosa proprio che ho pensato io è: ma io poi questa diavolo di auto elettrica dove la ricaricherò? Bene, io sono fortunato, a casa dispongo di un garage e quindi niente, da subito diciamo che il primo problema l'ho escluso, perché ho montato da subito una wallbox, anche se so che con la poca mole di chilometri che percorro durante la settimana avrei potuto anche evitare questa scelta, ma ho deciso di optare per una wall connector Tesla più che altro per una comodità, che ce l'avevo già lì pronta al muro e proprio con 3 secondi la metto, quando mi serve la metto in carica, e anche perché che con i chilometri che percorro io settimanalmente avrei potuto benissimo utilizzare il carichino che danno in dotazione, sarebbe stato più che sufficiente. Mi rivolgo però alle persone che mi scrivono e mi chiedono: ma senti, io non ho il garage, come posso fare per ricaricare? Bisogna avere la prima cosa, bisogna vedere che la rete, le infrastrutture che avete vicino alla vostra abitazione. Io sono fortunato anche in quel senso, perché comunque abito in una cittadina in cui sempre più stanno aumentando le colonnine, anche se che la maggior parte sono quelle da 22 kW. Avrei potuto scegliere comunque di farmi un'auto elettrica anche senza box, perché che sotto proprio casa mia, nella zona in cui abito, ce ne sono nel raggio di davvero pochi metri, due se non 3 a disposizione, e una anche a più di 70 kW, quindi avrei potuto benissimo utilizzare quelle. Il fatto è che io ricarico nei tempi morti, in pratica metto a caricare la macchina quando praticamente la rimetto in garage, la posiziono in garage e torno su casa, che magari ho staccato da lavoro, e o vado a dormire oppure comunque la parcheggio sapendo di non doverla più riutilizzare. Quindi a me il tempo di quella ricarica, che sicuramente sarà di qualche ora, a me non pesa minimamente, perché comunque l'auto non l'avrei comunque utilizzata, quindi la lascio lì parcheggiata e si ricarica tutta la notte. Io che ho anche un'altra fortuna, che non è davvero da poco: ho la possibilità di ricaricare l'auto anche al lavoro. Questa è una delle cose più importanti, perché anche se non avessi avuto a casa il box, avrei comunque scelto di comprare un'auto elettrica, perché ho a disposizione al lavoro delle colonnine, anche lì non sono ovviamente le colonnine fast, ma che mi permettono di ricaricare per ogni ora che sto attaccato la bellezza di 23 km in batteria. Quindi, facendo un rapido calcolo, nelle mie 8 ore lavorative, cui l'auto comunque doveva essere ferma parcheggiata, io mi porto a casa 200 km senza fare assolutamente nulla.
questo diciamo che è un privilegio raro, come direbbe una canzone degli anni 2000, e capisco bene che chi non ha queste fortune deve fare altri ragionamenti. Capite bene che è una comodità incredibile poter caricare durante l'orario di lavoro quando la macchina è ferma al parcheggio, e questa è una cosa, un altro punto a favore che mi ha fatto, diciamo, accendere il campanello e diciamo mi ha fatto capire che sono elettrocompatibile. Questa parola altisonante, approcciandoci a questo mondo, deve domandarsi. Purtroppo mi scrivono parecchie persone, non ho la colonnina, abito in un palazzo, non mi fanno mettere la wallbox. Ragazzi, purtroppo io devo essere onesto e sincero con voi. Se io non avessi avuto l'opportunità di avere un garage, o comunque non avessi avuto a disposizione il fatto di poter caricare al lavoro, tra parentesi gratuitamente, non so, non avrei sicuramente scelto l'auto elettrica, perché al momento, non prendiamoci in giro, non siamo ancora pronti in tutto e per tutto, almeno nella mia città, ma ho girato un pochetto anche per Milano o comunque altre grandi città, e diciamo che non puoi fare affidamento totale a delle ricariche soltanto in giro. La sicurezza di avere un garage, un posto auto a casa e poter ricaricare quando si vuole, basta che torni a casa e attacchi la macchina, io penso che ad oggi sia la cosa più comoda e la cosa più sicura. Ci sono spesso, troviamo delle colonnine sia fast sia normali che magari ci avviciniamo e sono fuori uso, quindi fare totalmente affidamento a una ricarica non a casa, diciamo, ancora oggi è un po' un terno al lotto. Ho parlato con vari utenti anche nei commenti dei video passati, con cui stavamo parlando proprio di questo fatto di non avere il garage, e tanti magari che abitano al nord mi hanno scritto più volte: ma a me non interessa che non ho il garage, comunque ho i supercharger vicino casa. Perfetto ragazzi, però lì poi dovete andare incontro al costo della ricarica, che il supercharger comunque ci troviamo su più o meno su 45-50 centesimi al kilowatt, mentre io a casa diciamo che pago praticamente la metà, quindi quello poi dopo andrà a influire, cioè sì, avete la comodità di averlo vicino casa, è ok, ma quello andrà a finire poi dopo nel conteggio dei costi delle ricariche. Per quanto riguarda i miei costi di ricarica finora, vi metto in sovraimpressione, poi prendetelo più o meno con le pinze, le statistiche delle mie ricariche che ho fatto finora. Grava sicuramente tantissimo il viaggio che ho fatto, il road trip, che ho fatto anche un video a riguardo, non so se l'avete visto, lo lascio in descrizione, in cui ho utilizzato solo supercharger. E lì ovviamente si è alzata di parecchio la media delle mie ricariche, che si attestavano invece sui 24 centesimi al kilowatt, mentre invece durante il road trip siamo stati più o meno sui 45-50 centesimi. Diciamo che sempre quella è una stima, quindi prendetela con le pinze tutta quanta la grafica. Diciamo che stiamo sulle 400 euro che avrei dovuto spendere con il carburante, 4,50 così, e invece diciamo che che ricaricando stiamo più o meno, sempre ripeto, più o meno alla metà. Traete voi le vostre conclusioni. Poi mettiamoci sempre la solita pappardella del bollo che non si paga, che adesso è gennaio e io adesso già avrei dovuto pagare, se avessi, guarda questa signora, mamma mia,
Non so se si è visto che a questa signora gli si è aperto lo sportello della Panda mentre stava guidando, stupendo. Qui vediamo un grande graffito. Niente, passato lo spavento, dico che comunque a gennaio, ora a gennaio avrei dovuto pagare i soliti 3,50, 3,60 di bollo della mia vecchia macchina. Quelli sono soldi totalmente buttati, una tassa totalmente inutile. Già qui diciamo che iniziamo a recuperare qualcosa. Comfort di guida, ragazzi, dopo questi primi mesi che ho quest'auto, davvero, cioè non imparagonabile. Con tutto che non è che guidassi una Panda 4x4, con tutto il rispetto per la Fiat Panda 4x4. L'abitudine al fatto delle marce, anche questa è un'altra cosa che mi scrivete in tanti, le marce al volante, non ci sono più le leve. Ragazzi, dura davvero una giornata, forse due questa cosa. Cioè, davvero le prime 2-3 volte che guidate andate con la mano a cercare la leva. Poi adesso già è tutto molto più comodo dal volante, davvero non trovo nessuna scomodità in questa cosa. Quanto riguarda l'autonomia, per quante se ne leggono in giro, ovviamente fate affidamento più che altro non più di tanto al paddone, perché comunque dai 439 dichiarati, diciamo che in città cambia la storia, perché appena iniziamo ad andare in un tratto autostradale ho notato con i miei occhi proprio un consumo incredibile. Proprio appena si va dai 110 in su fissi, l'auto soffre tremendamente, non c'è nulla da dire. Dipende sicuramente dai vostri spostamenti e dall'utilizzo che fate di quest'auto. Me per esempio uso spesso, praticamente il 90% dei miei spostamenti sono dentro la città, quindi riesco a fare con una ricarica al 100% una settimana bella piena tra lavoro e altri spostamenti nella mia zona. Dovete fare altri calcoli sicuramente se fate un lavoro di rappresentanza magari, che vi costringe a stare fuori tutto il giorno con l'auto e percorrere parecchi chilometri. Lì sicuramente va fatto un altro tipo di ragionamento e sicuramente magari una sosta intermedia durante la giornata, magari a una colonnina fast. Ma per quanto mi riguarda, a me neanche il fatto non ci ho pensato un secondo a scegliere la long range. Secondo me non ha alcun senso per me. Quella poca autonomia in più, diciamo che da listino viene una bella bastonata, e per me che sì, ogni tanto faccio qualche viaggetto, ma poca roba davvero, non ne vale davvero la pena. Basta organizzarsi, pianificare un attimo prima il percorso, roba davvero alla portata di chiunque, e senza nessuna difficoltà si trovano posti per caricare e per tornare a casa poi senza nessun problema, senza nessuna ansia, e non state a sentire le varie cose, l'ansia di ritornare a casa se poi lì non trovi, cioè ormai con tutte le applicazioni che ci sono, oltre anche al paddone che c'ha la Tesla, si trovano colonnine proprio per tutte le salse, quindi è praticamente impossibile rimanere a piedi o comunque non riuscire a ritornare a casa. Allora, conclusioni, diciamo che, come avete ben capito, se siete in possesso di un garage a casa state veramente in banca, perché vi è sufficiente anche il vostro contatore da 3 kW senza nessun tipo di problema, e nei tempi morti riuscite a caricare l'auto e avere un'esperienza di guida senza problemi, specialmente se la lasciate tutta la notte. Ma a me è capitato anche di, magari avevo un'autonomia residua di 100-200 km, l'ho messa 3-4 ore e diciamo che per ogni ora riuscite a caricare una ventina di chilometri da poter poi sfruttare, quindi anche lì vedete bene che basta proprio organizzarsi un minimo per stare senza pensieri. Se non avete a casa un garage o non avete la possibilità di caricare al lavoro, dovete stare un po' più attenti, perché sicuramente
Avrete vicino casa delle colonnine sicuramente, perché ormai le stanno mettendo davvero ovunque, ma dovete organizzarvi, dovete diciamo ritagliarvi durante la giornata un quarto d'ora, 20 minuti per fare una ricarica da una percentuale di 20% fino all'80%. Certo, graveranno lì sicuramente i costi di ricarica, perché non sarà mai come ricaricarla a casa ovviamente, però con gli abbonamenti che si trovano in giro sicuramente troverete la vostra strada. Presto vi porterò sul canale l'esperienza, ci facciamo una bella chiacchierata con un mio amico che ha un'auto a GPL che però vorrebbe cambiare con un'auto elettrica, quindi ci faremo una bella chiacchierata, diciamo un botta e risposta tra di noi, e vediamo cosa ne esce fuori. Io penso che sia un confronto abbastanza simpatico, anche per vedere magari altri punti di vista di una persona che sicuramente fa più chilometri di me, che sono molto attendibile sul fatto del chilometraggio, che comunque con una ricarica completa riesco a farci una settimana senza problemi. Facendo questo video mi sta avvenendo un leggero languorino. Sono le 10:30 di mattina e ho una fame incredibile, ho preso solo un caffè, quindi vediamo un attimo di farci una bella e sana colazione. Oddio, sana neanche troppo. Beh, diciamo che come spot per fare colazione non è davvero niente male. Una bella lavatina a sti cerchi. Takeoff. Home point updated. Allora ragazzi, siamo giunti al termine di questo video con una bella dronata finale. Vi ricordo che a breve farò un altro road trip, questa volta verso Napoli, quindi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao e grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!